Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Digital Mystery. Dopo aver parlato di Elisa Lam, non poteva mancare l'indagine su un altro caso affine. Una vicenda che accade solo 4 anni dopo quella di Elisa e che presenta numerosi punti in comune con la stessa. Sto parlando naturalmente della storia di Kenneka Jenkins, una ragazza di 19 anni che nel settembre del 2017 venne trovata senza vita nella cella frigorifera di un hotel. Una morte avvenuta in circostanze misteriose, precedute da delle inquietanti immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel. Vi ricorda qualcosa, no? Prima di cominciare però ci tengo a ringraziare ancora una volta il mio collega youtuber Paul Landau, che ha dedicato moltissimo tempo allo studio del caso di Kenneka e con il quale questa volta sono riuscito anche a parlare. Ed è stato proprio lui a indicarmi il link a un vero tesoro ai fini dell'indagine, la cartella contenente più di 500 documenti ufficiali pubblicati dalla polizia sul caso Jenkins, che lo spiegano per filo e per segno. Grazie ancora, Paul. Bene, bando alle ciance e gettiamoci a capofitto nell'investigazione. Ecco quindi tutta la verità sul caso di Kenneka Jenkins. Ve la ricordate questa ragazza? E queste immagini? Ebbene, chi ha buona memoria o ha visto il video che dedicai alla vicenda nel 2017, solo recentemente, saprà che si tratta di Kenneka Jenkins, una ragazza di 19 anni che nel settembre di quell'anno venne trovata senza vita all'interno della cella frigorifera di un hotel a Rosemont, Illinois, più precisamente l'Hotel Crown Plaza Chicago O'Hare. Questa agghiacciante scoperta impulsò la nascita di numerose teorie, addirittura di natura paranormale. Ma la verità sarebbe stata portata alla luce solo diverso tempo più tardi. Mai prima di allora vi ero imbattuto in un caso così complesso, intricato, inquinato da inesattezze, fake news e sensazionalismo da 4 soldi. Un sensazionalismo nel quale tutti quelli che decisero di parlarne sul proprio canale YouTube, compreso il sottoscritto, nel proprio blog e su testate giornalistiche di importanza internazionale, finimmo per cadere. Nella versione che giunse fino a noi si parlava di un possibile sequestro, poi finito in tragedia, di una cospirazione in cui la Jenkins sarebbe stata utilizzata come merce di scambio in una controversia tra bande di strada rivali, di una festa organizzata in onore della ragazza e della sua assunzione come assistente in una clinica, che sarà rivelata una trappola mortale. Il tutto era presentato con un solo obiettivo: enfatizzare il mistero, rendere questa vicenda così incredibile da poter essere paragonata a quella di Elisa Lam. Tra l'altro, in rete esistevano diverse versioni dei fatti, ognuna di esse una cozzaglia di ipotesi presentate come una verità innegabile, intrigante ed illogica. Quello che ci si stava dimenticando, però, è che proprio in quel momento vi era una vera investigazione in corso e le autorità fecero di tutto per giungere a una ricostruzione fedele dei fatti, che finalmente potrete ascoltare qui di seguito. Ma iniziamo dal principio. Alle origini della vicenda. Kenneka Jenkins non era una ragazza come tutte le altre. Cresciuta in uno dei quartieri più pericolosi di Chicago, fin da ragazzina imparò ben presto che l'unica forma di sopravvivenza in quell'ambiente era rappresentato dall'appartenenza ad un gruppo che potesse offrirle la protezione necessaria, oltre a sentirsi parte di una famiglia. Sì, perché gli amici di Kenneka, molti dei quali appartenenti a una vera e propria banda criminale di quartiere, avevano un obiettivo chiaro in mente: prendersi cura gli uni degli altri e proteggersi, come si farebbe con i propri fratelli o i propri figli. Ovviamente, come tutte le bande di quartiere, anche quella a cui appartenevano molti amici di Kenneka aveva dei nemici. Le bande rivali erano sempre pronte a generare scompiglio. Questo è il motivo per cui le feste del gruppo venivano quasi sempre organizzate all'interno di camere d'hotel, luoghi più sicuri e difficili da raggiungere rispetto a qualsiasi altro luogo pubblico come bar, pub, discoteche, eccetera. Quel fatidico giorno di settembre, Kenneka non avrebbe dovuto partecipare a quella festa nell'hotel. In un primo momento, i suoi piani prevedevano una serata al cinema con delle amiche, qualcosa di più tranquillo, anche perché nei giorni successivi avrebbe dovuto sottoporsi a delle analisi, un test antidroga, requisito necessario per accedere al posto di lavoro che era riuscita ad ottenere come assistente in una clinica geriatrica. Le feste organizzate dagli amici di Kenneka prevedevano sempre la presenza di qualche sostanza illegale
Lei, per ovvie ragioni, non avrebbe dovuto assumerne se voleva superare il test. Ma ci fu un ulteriore elemento che determinò questo scambio di programma. Kenika era molto triste in quei giorni. Il suo ragazzo, che faceva parte di una delle bande di quartiere, era stato arrestato pochi giorni prima per alcuni delitti minori e condannato a scontare 2 anni in carcere. Non c'era da stupirsi che la ragazza si sentisse affranta. Quindi l'idea di partecipare ad una festa più movimentata sembrava quella giusta. Dall'indagine operata sul telefono della Jenkins, il gruppo di amiche avrebbe cambiato i loro piani poche ore prima di recarsi all'hotel e di partecipare ai festeggiamenti. Non si trattava per nulla di una festa a sorpresa in onore di Kenika, per celebrare la sua assunzione nella clinica, ma del compleanno di 2 amici. Un aspetto della vicenda che potrebbe sembrare non avere molto peso, ma pensandoci bene ne ha. Se si fosse trattato di una festa a sorpresa dedicata a lei, i sospetti dell'esistenza di un inganno per attirarla lì con una scusa e poi farle del male sarebbero forse più sensati. Ma no, Kenika era un'invitata come tutti gli altri, il che le fa perdere il ruolo di protagonista assoluta dell'evento. Alle 1:13 la telecamera di videosorveglianza posizionata all'entrata dell'hotel registrò il passaggio di Kenika alle sue amiche. Questo è forse il punto che generò più ipotesi strampalate. Si diceva che le persone che accompagnavano la ragazza in quelle immagini fossero delle sconosciute. La fonte di questa fake news non è mai stata determinata con sicurezza, ma venne inventata di sana pianta solo per aumentare l'alone di mistero sul successivo svolgersi della vicenda. Perché il video che sarebbe apparso su Facebook pochi minuti dopo il loro arrivo avrebbe dato parecchio di cui parlare. Il video di Facebook. Alle 1:36 una delle festeggiate, che compiva gli anni, trasmise un breve video su Facebook Live. Furono le frasi che era possibile ascoltare in sottofondo in quella clip che fecero pensare al peggio. Alcuni dicevano che era possibile sentire la voce di una donna chiedere aiuto, lamentarsi, poi che si sentiva un gemito, un uomo menzionare $200 e la voce di Kenika che affermava «Sto bene, non sono ubriaca». Tutte queste frasi sconnesse e a prima vista inquietanti vennero utilizzate come base per creare un'ipotesi. Si ipotizzò che in quel momento qualcuno stesse facendo del male ad una donna e che la stessa potesse essere stata venduta per $200. Per quanto questo potesse sembrare assurdo all'interno di una festa dove la maggior parte delle scene riprese e pubblicate su Snapchat sono di ragazzi evidentemente allegri, ballando e divertendosi, quell'ipotesi venne ampiamente studiata dalla polizia e alla fine emerse la verità. Nel momento della live, gli amici stavano prendendo visione di una scena tratta da un film per adulti e scherzando sulla stessa. Le chiare richieste di aiuto non provenivano da nessuno dei presenti, ma dal film stesso. L'unica parte che poteva avere un peso nell'indagine era quella dove Kenika si rivolgeva ad un'amica, che le diceva che l'unica cosa a cui avrebbe dovuto pensare era divertirsi. Sicuramente con l'intenzione di distrarla dal pensiero del suo ragazzo in carcere. Frase alla quale Kenika rispondeva «Mi sto divertendo» e subito dopo «Non sono ubriaca». Il momento cruciale. Il resto della festa fu un crescendo. All'inizio la Jenkins era molto triste. Tutti i presenti testimoniarono la stessa cosa. Tuttavia, con la progressiva assunzione di alcol, la ragazza sembrò superare il momento di malinconia e partecipò ballando ai festeggiamenti. La maggior parte dei presenti disse che il suo consumo si limitò all'alcol, ma ci furono alcuni amici che testimoniarono di averla vista prendere anche delle pastiglie, un punto che chiariremo più avanti. Ad un certo punto, però, Kenika e 2 amiche dissero di dover andare in macchina a prendere qualcosa. A quel punto la ragazza era evidentemente intossicata. Ed è questo il momento della vicenda che fece sorgere più domande e polemiche. Se era ridotta in quello stato, perché la lasciarono sola? Erano queste amiche implicate in qualche modo nella sua morte? La dinamica dei fatti, però, differisce da quella che venne presentata in un primo momento, anche dai media più affidabili. Le amiche uscirono dalla camera dell'hotel con Kenika e la condussero di fronte alle porte dell'ascensore, che si trovavano a pochi passi dalla stanza dove si svolgeva la festa. Premettero il pulsante per chiamarlo, ma si ricordarono d'improvviso di aver lasciato degli effetti personali all'interno della stanza e fecero dietro front, convinte che Kenika le avrebbe seguite.
e fu in quel momento che le porte dell'ascensore si aprirono e la ragazza entrò. Quando le amiche, recuperati gli effetti personali, ritornarono davanti all'ascensore, erano passati solo pochi istanti, ma Kennica era già sparita. Ed una pura casualità si unì ad un'altra, che rese il tutto ancora più caotico. L'hotel era dotato anche di un seminterrato, una zona riservata esclusivamente al personale. Nelle condizioni in cui si trovava Kennica, sicuramente non se ne rese conto e premette proprio il pulsante di quel piano, confondendolo per quello che portava al piano terra. Nel frattempo, gli amici iniziarono a cercarla sullo stesso piano in cui si trovava la camera dove si stava svolgendo la festa, ma un impiegato dell'hotel gli intimò di ritornare immediatamente all'interno, perché stava ricevendo lamentele da parte di altri ospiti. Per evitare problemi i ragazzi obbedirono, non prima però di avergli detto che stavano cercando una delle loro amiche che si era persa. Gli amici non erano comunque preoccupati, nessuno aveva capito la gravità della situazione e questa è la vera ragione per cui venne lasciata sola. E fu proprio nel momento in cui arrivò nel seminterrato che la videocamera di videosorveglianza catturò la famosa clip che tanto fece discutere. È più che evidente che in quel momento Kennica non potesse sapere dove si dirigeva. La si vede camminare con gravi difficoltà per mantenere l'equilibrio, in cerca dell'uscita, perché come già detto, lei pensava di essere al piano terra. La confusione generata dalla sua condizione e il trovarsi in un luogo che non riconosceva fecero il resto. Dopo aver passato per diverse zone del seminterrato, si diresse verso una cucina che conduceva proprio alla cella frigorifera. La stessa era composta da 2 stanze, la prima di refrigerazione e la seconda di congelamento, entrambe separate da una porta. C'è da considerare che a quell'ora, nella cucina del seminterrato, non era presente nessuno. Tra l'altro, la stessa era ancora in costruzione, perché un'azienda l'aveva affittata per aprire un ristorante. In breve, non era ancora operativa. A questo punto, possono solo essere fatte delle ipotesi, perché non vi erano telecamere di videosorveglianza operative nella zona dell'entrata alla cella frigorifera. L'unica certezza è che Kennica finì all'interno di quella cella e vi venne trovata senza vita poche ore più tardi. Ma come ci era entrata veramente? Oppure chi l'aveva fatta entrare? Il resto della vicenda cercherò di riassumerlo senza fermarmi troppo sui dettagli. Ovviamente gli amici di Kennica iniziarono a preoccuparsi molto dopo più di un'ora senza sue notizie. Il personale di sicurezza dell'hotel iniziò a cercarla, ma non fu in grado di trovarla. Verso le 5 del mattino venne avvisata Teresa Martin, la madre di Kennica, che si recò immediatamente sul posto. Chiese a più riprese di poter controllare i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma il personale dell'hotel disse di poterli consegnare solo su richiesta della polizia e a seguito di una denuncia. A quel punto Teresa chiamò le autorità, che dapprima cercarono di calmarla e le suggerirono di attendere almeno 48 ore prima di denunciare la scomparsa. Ma la donna aveva un piano B. Nel disperato tentativo di trovare la figlia, iniziò a bussare a tutte le porte delle camere dell'hotel, alla ricerca di notizie su di lei. Ovviamente gli ospiti iniziarono a lamentarsi e la reception chiamò la polizia per richiedere un intervento. Chiarita la situazione, la polizia richiese finalmente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza ed iniziò ad esaminarle. Ci volle tutta la giornata prima di giungere a qualcosa di concreto. Le telecamere erano moltissime, 50 solo nella zona del seminterrato, e ve ne erano diverse non funzionanti, che rendevano la ricostruzione dei fatti ancora più complicata. Alla fine, ecco i filmati che stavano cercando. Ci volle poco per capire che molto probabilmente Kennica era finita in quella cella frigorifera. Il suo corpo senza vita venne trovato verso la mezzanotte. Una volta fatta la scoperta, la polizia riunì sua madre e alcuni dei suoi amici in una sala conferenze dell'hotel. Gli viene data la notizia della scoperta e richiesto di accompagnarli nella cucina del seminterrato per riconoscere il corpo. Kennica venne trovata senza una scarpa, sdraiata su un fianco, con il viso a contatto con il pavimento. Su uno dei piedi erano visibili 2 ferite. Dopo aver raccolto le prove, iniziarono le indagini. E fu in quel momento che i media iniziarono a riportare la notizia e proporre le ipotesi più disparate. Le principali prendevano in considerazione la possibilità che la ragazza fosse stata attirata sul luogo a proposito, drogata ed in seguito rinchiusa nella cella frigorifera da qualcuno con interesse a farla uscire di scena.
Venne ipotizzato che la sua connessione con bande criminali potesse essere la chiave di lettura di tutta la vicenda, la ragione per cui la ragazza fosse caduta vittima di malintenzionati. Tra l'altro veniva detto che Kennika non fosse solita bere né assumere qualsiasi tipo di sostanza illegale. Quindi, il fatto che apparisse evidentemente intossicata quella notte era la prova che qualcuno volesse arrecarle danno. Ma come già detto, le vere indagini avrebbero portato alla luce la verità. La verità. È giunto il momento di far luce su questo fatto inquietante e rivelare come molto probabilmente andarono effettivamente le cose. Chiariamo innanzitutto uno dei punti più importanti. L'idea che Kennika non consumasse alcol è assolutamente falsa. Parliamoci chiaro. Kennika era solita partecipare a quel tipo di feste con frequenza e in nessun momento venne dichiarato che fosse astemia. Le analisi effettuate dimostrarono che effettivamente la ragazza quella sera non consumò sostanze legali, ma una quantità di alcol decisamente importante. Oltre a questo, nel suo sangue vennero trovate tracce di topiramato, un farmaco anticonvulsivante utilizzato soprattutto nel trattamento dell'epilessia. Una delle conseguenze dell'assunzione di topiramato è quella di aumentare in modo drastico gli effetti dell'alcol. Ciò spiegherebbe perché alcuni degli invitati alla festa testimoniarono di aver visto la ragazza assumere delle pastiglie durante la stessa. Di certo il topiramato aggravò l'intossicazione della ragazza e la portò a una situazione in cui difficilmente avrebbe potuto capire di non trovarsi al piano terra. Un'altra verità innegabile è che nessuno era presente nel seminterrato nel momento in cui Kennika entrò nella cella frigorifera. La prova è data da una caratteristica delle telecamere di videosorveglianza dell'hotel. Le stesse erano dotate di sensori per rilevare il movimento. Dalle indagini effettuate emerse che nessuna delle 50 telecamere del seminterrato avesse rilevato alcun movimento all'ora in cui avvenne il fatto. Quindi la ragazza non era stata obbligata ad entrare alla forza nella cella frigorifera. E cosa dire delle ferite trovate sul piede o del fatto che venne trovata scalza? Beh, qui l'ipotesi più probabile è che le ferite siano state provocate da un movimento improvviso di Kennika quando si trovava sul pavimento. L'ipotermia può portare il corpo di una persona a degli spasmi incontrollabili. L'autopsia rivelò che le ferite erano superficiali e prodotte dallo sfregamento del piede sul pavimento, quindi sicuramente non erano il prodotto di percosse. Il fatto che Kennika fosse senza una scarpa al momento del ritrovamento fa pensare ad un'altra caratteristica tipica dei casi di ipotermia. Sono noti molti casi in cui durante il processo di ipotermia la persona ha avvertito una forte sensazione di calore che l'ha portata a spogliarsi. Alcune vittime sono state trovate nude in casi simili. È probabile che Kennika volesse proprio togliersi i vestiti, ma a causa dell'intossicazione si è riuscita a sfilarsi solo una scarpa prima di perdere conoscenza. Da escludere anche l'idea che qualcuno abbia mantenuto la porta della cella frigorifera chiusa, impedendo a Kennika di uscire. Il motivo per cui la ragazza rimase intrappolata lì dentro ha a che fare ancora una volta con lo stato confusionale in cui si trovava. Per aprire la porta della cella frigorifera era necessario premere un bottone bianco, molto simile al normale pomolo di una porta. Si crede che la ragazza abbia cercato invano di girarlo e non sia riuscita a capirne il funzionamento. Dopotutto, il suo livello di intossicazione era tale che non avrebbe mai potuto ragionare con lucidità. E per ultimo, gli amici di Kennika, i primi ad essere finiti nella lista dei sospettati, sono innocenti. Sebbene collegati a una banda di strada, non avrebbero mai fatto del male ai propri compagni. Erano come una famiglia e tutte le ipotesi che li avrebbero visti coinvolti nella morte della giovane sono solo frutto di congetture. Detto questo, mi sembra ormai chiaro che Kennika sia stata solo la vittima di uno sfortunato incidente. Ironia della sorte, la vicenda di Elisa Lam e quella di Kennika Jenkins sono ancora più simili di quello che si pensava all'inizio. Entrambe furono vittime di uno stato confusionale che segnò il loro destino ed entrambe diventarono le protagoniste di un mistero che si fece famosissimo sul web. Forse la verità non risulta così affascinante come tutte le teorie che vennero proposte a suo tempo, ma è quella che oggi deve essere raccontata. Quella capace anche di sanare le ferite di tutti coloro che vennero accusati ingiustamente, soprattutto gli amici di Kennika. Ma voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le conclusioni a cui arrivarono le indagini sul suo caso? Oppure avete un'altra teoria sul vero svolgersi degli eventi? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.